Che bellezza, ragazzi! Immagino dal colore avete capito di che cosa si tratta. Oggi, ragazzi, si salda l'alluminio a filo continuo con Deca Power Ultra MIG 230 A con la modalità doppio pulsato. Questo è il vantaggio del doppio pulsato, praticamente fa una saldatura lavorata senza muovere la mano. Guardate che spettacolo, ragazzi. Come prima cosa, ragazzi, per saldare l'alluminio a filo continuo dobbiamo sostituire la guaina interna che si trova all'interno della torcia, altrimenti la torcia si rovina e dovete cambiare tutta la torcia. Come facciamo a sostituire la guaina interna per effettuare la saldatura ad alluminio? Praticamente prendiamo la nostra torcia, tiriamo fuori la guaina che si trova all'interno, guardate che è tutta fatta di metallo, lo sfiliamo fuori con questo modo. Così la teniamo a parte, ovviamente, per poter saldare a filo continuo, per saldare l'acciaio inossidabile, l'acciaio al carbonio e tutto il resto delle nostre saldature. E prendiamo la nostra guaina per saldare l'alluminio, lo infiliamo al posto della guaina che c'era prima, con questo modo, così. Quando la guaina si blocca così, dobbiamo fare questo movimento in modo tale che la guaina arriva fino al fondo con questa maniera. Con questo modo la nostra torcia pronta di essere montata per effettuare la nostra saldatura. Montiamo la nostra torcia con questo modo e questo è il nostro primo passaggio. Per quanto riguarda la guaina interna per saldare l'alluminio, non lo dovete comprare perché questa guaina è inclusa nel pacco della saldatrice. Ovviamente questa non è la guaina per saldare l'alluminio perché l'abbiamo inserita prima, questa qua per saldare l'acciaio inossidabile e l'acciaio al carbonio. Come seconda cosa, ragazzi, il materiale da saldare. Abbiamo una bobina per saldare l'alluminio, lo trovate in qualsiasi posto, si trova anche su Amazon, lo potete acquistare qualsiasi modello che voi desiderate. E questa è la nostra bobina vista da vicino. La cominciamo a montare, apriamo la nostra saldatrice così, blocchiamo per bene la nostra bobina, stacchiamo il nostro filo, ora infiliamo il filo nella sua guida con questo modo, così. Una volta stato inserito nella sua guida lo blocchiamo in questo modo. Chiudiamo. Molto importante, ragazzi, prima di effettuare la saldatura sull'alluminio dobbiamo pulire per bene la superficie dell'alluminio per tirare via lo strato di alumina. Come facciamo tirare via questo strato di alumina? Possiamo prendere una carta abrasiva o una spugna abrasiva o possiamo utilizzare anche una spazzola di acciaio. Questa spazzola di acciaio è inclusa nel pacco della saldatrice. Anche questi paio di guanti di cuoio di Deca Power sono inclusi nel pacco della saldatrice. Dobbiamo pulire per bene la nostra superficie prima di effettuare la nostra saldatura. Guardate la differenza tra uno e l'altro. Con questo modo possiamo puntare e fare la nostra saldatura. Quale gas serve per saldare l'alluminio? Praticamente per sapere quale gas serve per saldare l'alluminio dovete guardare questo video. Praticamente questo video spiega la differenza tra MIG e MAG e quale gas va utilizzato per la saldatura MIG e per la saldatura in MAG. Vi lascio il link nella descrizione così lo potete guardare. Bene, ragazzi, questo qua è lo schermo della nostra saldatrice. Abbiamo qua per primo la modalità pulsato. Se noi digitiamo questo pulsante 2 volte diventa per il doppio pulsato con questi 3 simboli. Questi qua sono le impostazioni del doppio pulsato. Abbiamo qua per primo la corrente di fondo, qua abbiamo la frequenza e qua per ultimo abbiamo il ciclo di saldatura. Praticamente questo ciclo di saldatura permette di controllare il distacco della goccia mentre facciamo la nostra saldatura. Per effettuare la nostra prima saldatura con il doppio pulsato ho impostato la saldatrice a 120 A perché devo saldare una saldatura in piano. Per quanto riguarda l'impostazione del doppio pulsato, la saldatura di fondo lo vado a impostare a 100 A. Per quanto riguarda la frequenza lo vado a impostare a 3 battiti al secondo.
per il ciclo di saldatura lo vado a impostare a 36%. Bene ragazzi, questa è la nostra prima saldatura, impostando la frequenza a 3 battiti al secondo. Ecco fatto. Adesso vediamo il risultato da vicino. Eccolo qua. Facciamo così. La vediamo meglio. Guardate che bellezza ragazzi. Questa è la nostra prima saldatura con il doppio pulsato, impostando la frequenza a 3 battiti al secondo. Torniamo ancora alla nostra saldatrice, andiamo a abbassare il battito di pulso, regolando la frequenza, la mettiamo a 1,8 battiti al secondo. Bene ragazzi, questa è la nostra seconda prova di saldatura con il doppio pulsato. Abbiamo abbassato la frequenza a 1,8 battiti al secondo. Che bellezza ragazzi. Avete notato che il battito è stato cambiato. Adesso vediamo la saldatura da vicino. Facciamo così, la vediamo meglio. Guardate che bellezza ragazzi. Questa saldatura con il doppio pulsato, impostando la frequenza a 2 battiti al secondo. Torniamo di nuovo alla nostra saldatrice, andiamo a abbassare il battito di frequenza, lo mettiamo a 1 battito al secondo. Bene ragazzi, ora facciamo la nostra terza saldatura, sempre con il doppio pulsato, impostando la frequenza a 1 battito al secondo. Che bellezza ragazzi. Avete notato che il battito di frequenza è stato abbassato. Adesso vediamo il risultato da vicino. Facciamo così, la vediamo meglio. Eccolo qua. Questo è il nostro risultato impostando la frequenza del doppio pulsato a 1 battito al secondo. Bene ragazzi, questo è il nostro risultato impostando la saldatrice a 1 battito al secondo con il doppio pulsato. Qua abbiamo 2 battiti al secondo sempre con il doppio pulsato e qua abbiamo 3 battiti al secondo con il doppio pulsato. Quindi siete voi a scegliere quale forma di saldatura volete effettuare. Bene ragazzi, ora proviamo a effettuare una saldatura ad angolo con il doppio pulsato, così vediamo il risultato insieme. Che bellezza ragazzi, ecco fatto. Adesso vediamo il risultato da vicino. Guardate che bellezza ragazzi. Facciamo così. Facciamo così, lo vediamo meglio. Guardate che spettacolo ragazzi. Questo è il risultato con il doppio pulsato effettuando una saldatura ad angolo. Questo è il vantaggio del doppio pulsato, praticamente fa una saldatura lavorata senza muovere la mano. Guardate che spettacolo ragazzi.
Bene ragazzi, adesso andiamo a effettuare una saldatura con il polsato normale. Guardate, qua abbiamo il doppio polsato con queste regolazioni del doppio polsato. Una volta che noi digitiamo il polsato normale, guardate, il pannello sparisce, che viene regolata solo la corrente, l'amperaggio e la tensione del filo. La possiamo impostare come vogliamo noi. Se noi vogliamo una saldatura troppo alta e una saldatura troppo spalmata, in base alla saldatura che voi desiderate, regolate la saldatrice. Bene ragazzi, ora dobbiamo effettuare una saldatura con la modalità polsato. Ovviamente con la modalità polsato, se volete una saldatura lavorata, dovete muovere la mano. Non come il doppio pulsato, dovete tenere la mano ferma che il pulso fa la saldatura lavorata in automatico. Adesso facciamo una saldatura normale, liscia, senza lavorare la mano, così vediamo il risultato insieme. Questa saldatrice è un mostro ragazzi, che bellezza oh. Adesso vediamo la saldatura da vicino. Facciamo così, la vediamo meglio. Guardate ragazzi, ovviamente con il polsato la saldatura viene liscia e non lavorata, ovviamente perché non c'è il doppio pulso che permette di regolare il battito di pulso facendo una saldatura lavorata. Invece se volete effettuare una saldatura lavorata con il polsato normale dovete muovere la mano. Guardate che bellezza ragazzi. Siccome la saldatrice è sinergica, in base all'amperaggio va a regolare il voltaggio in automatico. Guardate come vado a alzare l'amperaggio, regola il voltaggio in automatico. Poi qua se volete regolare la tensione del filo lo potete abbassare come volete per fare una saldatura troppo piccola, e se volete fare una saldatura troppo alzata lo potete regolare da questo pulsante del voltaggio. Qua in alto invece possiamo scegliere quale tipo di materiale che dobbiamo saldare. Qua abbiamo il ferro, acciaio inossidabile, al MG sarebbe alluminio magnesio, e qua possiamo saldare anche il rame. Sempre nel menu dell'impostazione abbiamo qua il primo simbolo, sarebbe la velocità del filo che viene regolata da 0 fino a 10. Se noi le mettiamo a 0, guardate, il filo comincia a uscire lentamente, mentre se noi andiamo a metterla a 10, guardate, il filo comincia a uscire più velocemente con questo modo. Questo altro simbolo permette di regolare lo spessore della saldatura, se noi vogliamo una saldatura spalmata o una saldatura media o una saldatura troppo alta. Con questo pulsante, con questo simbolo, possiamo regolare lo spessore della saldatura in questo modo. Questo terzo simbolo invece viene chiamato burn back, che viene regolato da 0 fino a 10, praticamente permette di regolare l'uscita del filo al termine della nostra saldatura. Il quarto simbolo che abbiamo oggi è il pregas. Guardate, una volta impostate il pregas le potete regolare come volete, se digitiamo un'altra volta diventa post gas. Il quinto simbolo che abbiamo oggi, la regolazione del 2 tempi e il 4 tempi. Guardate, 4 tempi e 2 tempi. Questa saldatrice ragazzi ha 6 funzioni, permette di saldare a filo continuo con la modalità pulsato e a filo continuo con il doppio pulsato. Guardate, permette di saldare a filo continuo con la modalità sinergica. Guardate, qua abbiamo a filo con la modalità manuale, permette di saldare sia ferro e acciaio e anche per il filo animato. Invece qua permette di saldare l'MMA, sarebbe una saldatura ad elettrodo, e qua abbiamo per ultimo la saldatura a TIG. Per quanto riguarda la prova di saldatura a filo con la modalità sinergica e la modalità manuale, e per la saldatura a filo animato e per la saldatura ad elettrodo e per la saldatura a TIG, potete guardare questo video della saldatrice della Decapower Extra MIG 200. Praticamente questa qua ha le stesse funzioni di questa saldatrice. L'unica cosa che cambia tra loro due è che questa saldatrice arriva fino a 200 A
e questa arriva fino a 230 ampere. In più il vantaggio della saldatrice DK Power Ultra MIG 230 ampere permette di saldare con il doppio pulsato e con il pulsato normale. Vi lascio il link nella descrizione così lo potete guardare. E per poter mettere la saldatrice in funzione richiede una spina di 220 di 32 ampere, una spina di 32 ampere, ovviamente anche una presa di 32 ampere, sempre per 220. Richiede una spina del 220 ma di 32 ampere, non da 16. Per l'acquisto ragazzi potete andare sul sito ufficiale di DK Power, altrimenti potete andare sul negozio di DK Power su Amazon. Per qualsiasi informazione ragazzi, se avete dei dubbi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, condividetelo, mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.